Vi ricordate quel viaggio bellissimo che avete fatto? Quello che raccontate sempre, quello che vi fa sorridere ed emozionare ogni volta che ne parlate. E ogni volta che lo riportate alla mente rivivete le sensazioni più belle, i momenti più intensi, i colori, i suoni, i profumi, quasi come foste ancora lì. Ecco, non è quasi. Voi siete ancora lì, ogni volta che lo riportate alla mente. È così incredibilmente vero, perché è vero, quantomeno per il vostro cervello. Già, perché il cervello non distingue tra realtà e immaginazione. Mi spiego meglio. Se un'esperienza la vivete sul serio, realmente, oppure se l'hai immaginato e la ricordate, per il cervello non fa differenza, è la stessa cosa e di conseguenza reagisce allo stesso modo. Ve ne do una dimostrazione. Guardate qui. Gavin, did you want some lemon? You want to try some bites? Try a big bite. Big bite, big bite. What do you think? Pretty good? You gonna try some more? No more lemon? No more lemon? No. Anything else? Or back to something else? Cambiato qualcosa nella vostra bocca? Il limone nel video, ma la salivazione è vostra. Se è vero che il cervello non distingue tra realtà e immaginazione, e abbiamo scoperto che è vero, allora possiamo permetterci di sbagliare e imparare dai nostri errori semplicemente simulando, evitando così che gli errori abbiano ripercussioni reali. Molti giocatori di basket si allenano attraverso esercizi di visualizzazione. Immaginano di tirare e di fare canestro. Vi sto dicendo che stanno allenando per finta, ma indovinate un po'? La percentuale dei canestri fatti, quelli veri, aumenta. Il cervello non distingue tra realtà e immaginazione. E cosa accade quando giochiamo? Pensateci bene. Giocare significa fare qualcosa immaginando di fare qualcos'altro. Il bello del gioco è che è esperienziale, fa sì che le persone agiscano. E lo fa in un contesto metaforico, lontano da quello reale, così che non ci siano giudizi e valutazione, ma solo un'espressione non filtrata dei propri comportamenti. Il bello del gioco è che è immaginario e quindi per il cervello reale. Ora, i bambini passano automaticamente dal gioco all'apprendimento. Loro entrano in questo magico mondo e ne escono cresciuti con nuove consapevolezze. Noi adulti no, abbiamo bisogno di qualche passaggio in più. Entriamo nel mondo del gioco, lo viviamo appieno, ne assaporiamo le sensazioni positive e negative di soddisfazione o di frustrazione. E poi abbiamo bisogno di fermarci per riflettere, per capire quello che è successo, guardarci dall'alto, così riusciamo a imparare. Questo è il significato dell'apprendimento. Ma è inutile parlare a voce e raccontarvi a voce che cosa significa un'esperienza, bisogna provarla. E allora mettiamo in pratica, facciamo un esercizio pratico tutti insieme. Vorrei creare insieme un esercizio che è il più veloce del mondo. Vorremmo creare insieme l'esercizio più veloce del TEDx, un gioco che dura 11 secondi. Quindi vi chiedo cortesemente adesso di mettervi in coppie, scegliete la persona alla vostra destra e alla vostra sinistra e formate una coppia, facciamo un gioco tutti insieme, tutti. Scegliete una persona alla vostra, se non la trovate la prendete davanti o la prendete indietro, accoppiatevi. Grazie. Tutti quanti, vediamo se riusciamo a alzare le luci. Avete creato la coppia? Bene, tutti quanti, anche lassù? Bene, adesso vi chiedo, siete già emozionati, ancora dobbiamo cominciare. Vi chiedo cortesemente di prendere la mano destra del vostro nuovo partner in questo modo, e di appoggiare i gomiti sul bracciolo della sedia. Bene. Attenzione, vi chiedo di mettere il massimo impegno in questa sfida, perché quello che vi chiedo adesso, in questi 11 secondi, è di ottenere il massimo punteggio possibile, dove io ottengo un punto quando la mano del mio partner tocca la sedia e il mio partner ottiene un punto quando la mia mano tocca la sedia. Il massimo impegno in questa sfida. Siete pronti? 3, 2, 1, via!
Impegno. Ok, stop. Grazie, fermi. Gli 11 secondi sono finiti. Finiti. Altrimenti non è il gioco più veloce del TEDx, signori. Fermi tutti. Allora, vediamo se riesco a vedervi un pochino. Cerchiamo di capire che cosa è successo. Quanti di voi hanno fatto meno di 3 punti? Alzate le mani così riesco a vedervi. Meno di 3 punti. Quanti di voi hanno fatto più di 5 punti? Vediamo un pochino. Più di 5? Più di 10? Ok, chi è che si sente orgoglioso del proprio numero? Me lo urlate forte. Una madre di mucche. Che è successo? Un numero forte. 25. E com'è possibile, scusatemi, 25? E soprattutto, come mai alcuni hanno totalizzato un punto mentre c'è qualcuno che ne ha fatti 25? Le risposte sono 2. Uno ha barato. Che poi è quello che normalmente la gente pensa quando qualcuno ottiene un risultato migliore del suo. Oppure ha rotto uno schema, ha ascoltato l'obiettivo, ha ascoltato le regole e ha deciso di interpretarle a suo favore. L'obiettivo è di ottenere il maggior punteggio possibile. Il maggior punteggio possibile, non di battere il partner. Ma noi no, noi dobbiamo vincere nei confronti dell'avversario, vincere nei confronti del nemico, che poi era il vostro partner fino a 11 secondi fa, ma ce lo siamo già dimenticati, Va bene? Tutto questo accade nel nostro cervello automaticamente. È automatico che se io sono davanti a una sfida la devo vincere. È automatico che se metto le mani in questo modo è braccio di ferro, una prova di forza. È così da sempre. Viviamo di automatismi. Prendiamo decisioni in base alle nostre esperienze passate. Il che la maggior parte delle volte è vero ed è efficace. L'ho già fatto, so come funziona, riapplico lo stesso comportamento ogni volta che trovo una situazione simile. Siamo fatti così biologicamente. È un sistema che il cervello usa per risparmiare energia, per ottenere lo stesso risultato con un minore sforzo. Un sistema quasi sempre efficace, ma non sempre. Ci sono situazioni in cui riapplichiamo lo stesso comportamento nonostante non funzioni più, nonostante non ci porti più il risultato che vogliamo. Comportamento che prima aveva un senso e adesso non ce l'ha, ma che è entrato ormai nel nostro pilota automatico e quindi non mettiamo neanche più in discussione. È qui che dobbiamo uscire dal gioco e fermarci. Fermarci e capire che, cavoli, abbiamo sbagliato. Fermarci e capire che ci siamo cascati, che sciocchi che siamo stati. Sciocchi. E cosa importa? Era un gioco, non è vita reale. E per fortuna. Abbiamo perso, ma abbiamo perso per finta. Ma abbiamo imparato. E fidatevi, abbiamo imparato per davvero. Se adesso rifacessimo lo stesso gioco, quanti di voi otterrebbero un punteggio più alto rispetto a quello che avete ottenuto prima? Dimostrato. Avete imparato a giocare meglio. Ora, se ritrovaste lo stesso gioco nella vita reale, le stesse dinamiche in una situazione vera, quanti di voi cambierebbero comportamento dopo aver visto e fatto questo gioco? Bravi, avete trasformato un gioco in apprendimento. Un esempio per voi di quanto sia difficile cambiare un comportamento una volta che è dentro di noi. Un esperimento, una stanza con 12 scimmie. Dentro questa stanza c'è una scala e sopra la scala un casco di banane. Le scimmie vedono le banane e vanno per prenderlo, ma sulle scale sono stati messi dei sensori collegati a delle docce fredde. Ogni volta che i sensori vengono calpestati, le docce fredde si attivano. Le scimmie vanno su, docce fredde, brrr, torniamo indietro, si spengono. Riprovano, docce fredde, torniamo indietro, si spengono. Dopo 3-4 volte le scimmie decidono di restare giù e asciutte. Hanno imparato in base alle esperienze. Brave. Ma è a questo punto che i sensori vengono disattivati. Ora le docce non sono più attivabili. Di conseguenza le banane sono raggiungibili. Cosa fanno le scimmie? Niente, stanno ferme. Perché? Perché la loro esperienza passata condiziona i comportamenti attuali. Ma non finisce qui.
Una scimmia viene sostituita con una nuova, fresca, vergine, vede le banane e va per prendere le banane. Le altre cosa fanno? La bloccano. Fin quando la scimmia non rinuncia. La scimmia rinuncia senza neanche sapere il motivo per cui non può prendere le sue banane. Ancora, cambiano una seconda scimmia. La seconda scimmia vede le banane, va per prenderle, le altre scimmie la bloccano. Tutte, compresa la prima. Attenzione, compresa la prima che sta bloccando la seconda senza neanche sapere il motivo per cui. È come se qualcuno venisse da voi e vi dicesse non si può fare, e voi ma perché? Boh, non lo so. Ma sono le scimmie, noi umani siamo molto più intelligenti. Una per una vengono cambiate tutte le scimmie, fino a quando nella stanza non si trovano 12 scimmie, nessuna delle quali va a prendere le banane, nessuna delle quali sa il motivo per cui non può. Sapete quante scimmie hanno dovuto sostituire prima che ce ne fosse una che dicesse io voglio provare sulla mia pelle? 48. 48 scimmie prima che ce ne fosse una che avesse il coraggio. Ora la mia domanda per voi è: chi di voi vuole essere la 48esima scimmia? Chi di voi ha la forza, l'impeto e anche il coraggio di alzarsi, nonostante le difficoltà, nonostante le resistenze degli altri, e dire io vado, voglio provare? Ecco, signori, come vedete abbiamo imparato un po' di cose e l'abbiamo fatto giocando. Ma se c'è una cosa che vorrei portaste a casa da questi minuti passati insieme, non è una consapevolezza, ma una domanda. La domanda più importante. Quando vi trovate davanti a un ostacolo che sembra insormontabile, nel lavoro, nella relazione, con voi stessi, prima di rinunciare a salire le scale, fatevi questa semplice domanda. Cosa sto dando per scontato? Cosa sto dando per scontato? Chissà che non siate voi la 48esima scimmia. Grazie mille.